Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Build. Oggi andiamo avanti ancora con la scala N. Sì, in realtà oggi doveva esserci un altro video, ma purtroppo non ho fatto in tempo a finirlo per tanti motivi tecnici e quindi ho detto vabbè, porto avanti questo e ho lasciato in sospeso quello, quindi lo riprenderò in questi giorni. Ma comunque ragazzi, faccio questo video perché tanti di voi nello scorso video dove ho fatto vedere come sarà il progetto quello che state già vedendo del prossimo tracciato in scala N, ovviamente andremo a parlare adesso di quello che saranno la parte economica, i prezzi. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto ragazzi vi chiedo di condividere questi video sui vostri social inerenti al modellismo ferroviario. Let's go! Questa è la vista in 3D del nostro plastico, diciamo quasi finito, nel senso che ovviamente manca tutta la parte della paesaggistica che però non farò sul software ma la farò direttamente sul plastico. A noi quello che interessa è solo la parte del tracciato, in questo caso gli diamo ancora una sbirciata per vedere com'era e quindi ho visto che a tanti è piaciuto, piace anche a me, devo dire la verità, soprattutto questa parte di qua è molto molto bella ragazzi, mi piace tantissimo perché io già ce l'ho in mente come verrà, soprattutto anche la parte alta che voi vedete in questo modo, ma in realtà qua sopra ci sarà appunto una città, una sorta di borgo, dei sobborghi qua sotto, delle cascate, un ponte che attraversa un piccolo fiume, diciamo un piccolo laghetto, delle gallerie, diciamo alcune in vista e alcune nascoste che sono veramente molto belle e qua davanti la zona stazione centrale, diciamo, con il piccolo paesino attorno, quindi un bel plastico, diciamo detto tra noi stile NOC, e questo plastico ovviamente verrà fatto da me in modalità Nord Europa. Come ho detto appunto nello scorso video, parliamo anche di prezzo, sì, perché il prezzo di questo plastico è veramente da studiare, quindi c'è da fare dietro una sorta di preventivo che adesso andremo a vedere insieme passo passo. Ma prima di farlo ragazzi vi voglio ricordare che in questo momento sul canale c'è una crowdfunding in corso che sta andando veramente forte ragazzi, nel giro di 24 ore ho raccolto 60 euro. Grazie di cuore, questo veramente mi fa emozionare, mi piace tantissimo avere una community così affiatata, così diciamo forte, che veramente è dentro a quello che stiamo facendo, anche perché tutto quello che appunto sto facendo di raccolta crowdfunding verrà poi ovviamente tramutato in star set. In questo caso stiamo facendo il crowdfunding dello star set che vedete adesso, è uno star set della Pico con lo Smart Control Lite, quell'ultimo modello con tutte le ultime tecnologie che appunto andremo a studiare, ad analizzare bene, e di questo ci faremo unboxing, faremo i prossimi plastici e andremo a studiare quella che è la parte digitale del Pico, quindi sono aggiornamenti che io non ho, quindi sarà nuovo anche per me lo Smart Control, quindi non vedo l'ora di averlo tra le mie mani e questo grazie a voi. Quindi se volete anche voi collaborare a questo crowdfunding potete farlo cliccando nel link che vi ho messo qua sotto e potete vedere in tempo reale la classifica di come sta andando questa raccolta fondi, quindi grazie veramente di cuore ragazzi. Allora ritorniamo a noi, ritorniamo su questo plastico e sempre dal punto di vista commerciale ho detto l'altra volta che questo plastico è possibile acquistarlo, ok? Quindi se c'è un compratore o più compratori che lo vogliono acquistare possono farlo liberamente chiedendomelo nei commenti e ovviamente poi ci si mette d'accordo privatamente per sapere come si svolge la situazione, anche perché ragazzi capite benissimo che questo tracciato che io ho fatto potrebbe essere anche modificato se lo volete successivamente e nel caso ovviamente può essere ampliato, nel caso può essere addirittura ampliabile esternamente, si può cambiare tutte le misure che volete o addirittura farvi fare un plastico di sana pianta fatto da me direttamente come volete voi. Allora, come si fa a fare questo? Intanto adesso andiamo a vedere per questo plastico, che questo farò sicuramente in questo canale, questo sarà un plastico che farò in questo canale, poi se c'è il compratore verrà spedito al compratore o verrà consegnato manualmente al compratore e lo faremo appunto in scala N come già detto nello scorso video. Se non avete visto lo scorso video vi invito ad andarlo a guardare perché è veramente molto interessante, si vede tutta la struttura di come ho fatto passo passo a costruire questo tracciato. Allora, come potete vedere il tracciato è su due livelli, la parte gialla rappresenta il livello alto, la parte grigia, credo io sono un po' daltonico, rappresenta la parte diciamo terra. Qualcuno nei miei commenti mi ha scritto perché non hai pensato di fare una stazione nascosta o un piano di caricamento nascosto? No, l'ho fatto per ottimizzare costi, ok? Quindi questo è un plastico che vi devo sovraccaricare io, quindi lo devo fare io per il canale, quindi posso permettermelo passo passo, però se c'è il compratore invece andiamo più veloce e possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo. Però io dico ragazzi, in questo caso secondo me questo plastico così com'è è già abbastanza diciamo
a livello economico abbastanza, c'è da spendere, raga, c'è da spendere, e nello stesso tempo, ragazzi, io credo che questo plastico è straordinario, perché ha un layout che io già lo vedo, ragazzi, perché lo già vedo. Io purtroppo quando avevo 6 anni che ho cominciato con questo mondo, e quindi le cose le sogno, non dormo la notte per costruire i tracciati. Una cosa che facevo sempre quando andavo a scuola, quando la maestra, specialmente alle elementari, diceva tempo libero, fate il disegno in classe, vi ricordate, no? Credo che anche a voi, i miei coetanei, a quei tempi si faceva così per tenerci un po' a bada durante il pomeriggio, e io disegnavo sempre tracciati e la maestra diceva: ma scusa, ma non hai altro da fare? No, tracciati ferroviari. Quindi io costruivo dei tracciati che non finivano mai. Ma bando alle ciance, torniamo sull'argomento, ragazzi. Come potete vedere, sulla sinistra abbiamo il pannello che ci permette di capire che codici abbiamo utilizzato. Ebbene sì, grazie a questo software che è AnyRail, che potete scaricare per divertirvi anche voi, c'è la possibilità di capire che cosa serve. Andiamo in info, lista dei materiali, ci dice, vedete qua, la lista dei materiali che si è in automatico creata, e ci dice appunto i binari che useremo nella sua totalità. Quindi in questo caso, vedete, adesso lo evidenzio, questi sono i binari che serviranno per tutto il tracciato, e poi qua ci dà, diciamo, una metrica dei vari codici con le metriche, e comunque la metrica finale, stiamo parlando di un tracciato che in scala N 16 metri e 7, cioè ragazzi, un tracciato di 16 metri e 7 in scala N sono veramente tantissimo, ok? Quindi veramente c'è tanta roba. Questo plastico ovviamente è pensato in digitale e anche in analogico, non cambierà nulla. Quindi ora andiamo a vedere comunque come andare a fare l'acquisto. Andiamo direttamente, lasciando questa paginetta che io adesso mi sono stampato con tutti i codici, con tutti i pezzi, ok? Anche se sapete benissimo che io uso molto i flessibili, ma in questo caso posso anche evitare, non è un problema. Però vi faccio capire perché potremmo usare i flessibili qualora il plastico dovrei farlo io da solo, e vi faccio capire una cosa. Allora, questo è il sito della Trix, andiamo sulla casa madre a vedere i prezzi e andiamo a inserire passo passo nel carrello tutti i codici che ci serviranno per costruire questo plastico. Quindi andiamo a farlo subito, partiamo. Allora, il primo codice è il 14901, faccio prima segnarlo qua sopra così ci appare passo passo quello che ci serve. Allora, i flessibili, in questo caso i flessibili ne serve, appunto qua mi dice che ne servono 6, ok? Ora voi direte: ma tu ne hai detto che fai tutto con le flessibili? Sì, però aspettate, guardate prima quello che serve realmente per fare questo plastico come l'ho disegnato. Quindi aggiungiamo allo shop i nostri 6 flessibili e siamo già a 37,74 €. Partiamo, andiamo avanti e andiamo a vedere che adesso ci serve il 14903. Ne servono esattamente, di questi qui ne servono 4, sono binari compensativi comodissimi, add to ship cart, e quindi anche qui altri 7,96 €. Poi abbiamo il 14904, ragazzi, cerco di correre, ok, così non vi annoio, e di questi ne servono, il 14904, 46. Io sto guardando dall'altra parte perché ce l'ho segnati nel monitor, ne ho 46 da prendere, e siamo arrivati con 46 di questi a altri 91,54 €. Poi abbiamo il 14905, ce ne servono 4, 14905 per 4, ragazzi, andiamo a vedere, ne buttiamo dentro 4 e lo aggiungiamo al carrello. Poi il 14910 ce ne servono esattamente, vediamo quanti ne vuole, 22, ragazzi, 22, ok, segniamo 22 e aggiungiamo. Poi abbiamo 14917, ok, anche questi sono 24, 14917 ne servono 24, quindi andiamo ad aggiungerne 24, ok, add to shopping cart, perfetto. Poi abbiamo il 14927, ne servono esattamente 27. Ok, questi qui sono 27, alright, add to shopping cart, benissimo. Poi abbiamo il 14938, ci siamo quasi, raga, siamo veramente sulla fase finale dell'ordine. Allora, questo prodotto dice che non è al momento disponibile, ok? Quindi questo qui è il deviatoio, però siccome tornerà a essere disponibile tra qualche giorno, perché ho già sentito la Trix, dopo la settimana di Ferragosto torneranno disponibili. Sono comunque, vi ricordo, questi sono gli scambi manuali senza motore, quindi stiamo facendo un preventivo con gli scambi manuali, non ancora motorizzati. Quindi facciamo finta che questo ora non è disponibile, ma costa 34,99 €, come del resto costa allo stesso prezzo il 14939, che è esattamente il destro, ok? Quindi
Per calcolare nel frattempo, cercate di capire quello che sto per fare, il totale di questi scambi, siccome di questi del 14.939 ne servono 7 e del 14.938 ne servivano 4, li metto insieme, 7 più 4 11, quindi vado a segnare 11 di questi qua. Non me ne fa aggiungere 11 perché probabilmente stanno per finire anche questi, qui dovranno essere riassortiti, probabilmente in questo periodo di Ferragosto c'è tanta gente che non sapeva cosa comprare, ha comprato gli scambi della Trix. Va bene, allora adesso questi li aggiungiamo sul finale, ci faremo noi un conteggio a parte, e poi abbiamo il 14.976 che sarebbero i terminali, di questi qui ce ne servivano esattamente 3. Perfetto, ora io ho il totale ragazzi, andiamo a vedere che cosa succede. Sono 300, come potete vedere qua sotto, 348,14 €. Dobbiamo aggiungere però gli scambi che non sono inseriti per motivi appunto tecnici, sul sito al momento non sono appunto disponibili. Però cosa facciamo? Adesso cosa facciamo? A 348,14, calcolando che poi c'è da aggiungere anche la spedizione, vabbè, lasciamo stare questo. Ai 348,14 dobbiamo aggiungere 35 €, in poche parole 34,99 per 11. Lo facciamo a mano, vediamo un po'. Abbiamo qua la nostra calcolatrice, quindi facciamo 34,99 per 11 scambi, ci viene fuori altri 384,89 € più appunto i 348,14, siamo a 733 € di binari per completare questo tracciato che avete visto. Ragazzi, a questa cifra che adesso io metto da parte, 733, non abbiamo calcolato poi che ci serviranno chiodini, ci servirà diciamo la parte per stendere la massicciata, quindi la parte sotto. In questo caso ho intenzione di utilizzare i profili, quelli diciamo in nastro, quelli della Woodland Scenic, poi useremo la massicciata della NOC e poi utilizzeremo appunto i motori per far azionare gli scambi, in quanto penso di utilizzare motori di un'altra marca, non di questi della Trix, perché la Trix fa i motori ovviamente quelli che si mettono alla destra dello scambio, a me non piace vederli, però se magari il compratore in questo caso, mettiamo caso, volesse farlo fare con tutto materiale Trix, potrà comprare quei motori. Infatti andiamoli a vedere nella Trix quanto costano. I motori costano appunto codificati come 14.935, 20 € l'uno, quindi capite benissimo che se andiamo a comprare 11 motori sono altri 240 € 220 € di motori, ok? Poi ci saranno appunto le centraline per gestirli e via discorrendo, quindi sapete benissimo il prezzo in cui si va contro a questa situazione. Quindi allora ora non abbiamo un preventivo ben preciso, in quanto io ho in mente su questo plastico, se viene realizzato da me con la mia, diciamo col mio portafoglio, seguirò sicuramente questa linea, anche se vi dimostro che anziché usare tutti questi binari che abbiamo selezionato, usiamo i flessibili. Come facciamo a fare questo conteggio? Semplicemente nella lista dei materiali ci dice il totale della metrica del tracciato, in questo caso sono 16,7 metri di tracciato. Per fare questo conto dobbiamo fare appunto 16,7 metri, quindi stiamo parlando di 1670 centimetri diviso 76 centimetri. Abbiamo 21,9, quindi facciamo 22 flessibili, servono 22 flessibili. Questo che cosa comporta? Che se io a questo preventivo vado a togliere tutto dal carrello, vedete, tolgo tutto quello che c'è, mi rimangono appunto 125 €, ok? Quindi vedete benissimo che ho abbattuto i costi, perché a questi 125 € addizioniamo gli scambi di prima, quindi altri 385 €, capite benissimo che a questo punto ragazzi non mi rimane che fare il conto come ho fatto prima, quindi facciamo i 35 € degli scambi, quindi 35 per 11 scambi sono 385 € più 125, siamo a 510. Vedete ragazzi, ho abbattuto circa 700, arrivare a 700 sono 733 meno 510, circa 220 €, che non è male ragazzi, cioè abbatterei 220 € che potrei investire magari per comprare i motori, ed ecco che mi vengono fuori i motori tra virgolette gratis, che gratis non c'è niente. Però se invece vogliamo decidere di usare quei motori che non sono sotto plancia, quindi rimangono a vista, dobbiamo appunto comprare quelli. Qualora invece usassimo diciamo i motori sotto plancia, andremo a comprare dei motori ESU che metterò sotto plancia e vi farò sapere il prezzo in un altro video. Ora che cosa mi rimane da dirvi ragazzi? Mi rimane da dirvi che questo plastico ovviamente non costa 730 €.
questo tracciato di binari senza motorizzazione siamo sui 730 euro, con la motorizzazione siamo sui 1000 euro, e aggiungiamogli poi tutti diciamo la parte di azionamento digitale eccetera eccetera, quindi fate prima a comprarvi uno Starset, quindi invece se già possedete e non volete appunto soltanto, vi comprate soltanto la parte del tracciato, siamo già sui 1000 euro solo il tracciato. Poi c'è da calcolare tutta la parte appunto del layout, quindi la costruzione della parte diciamo delle strutture montuose, le gallerie, le case, gli edifici, l'illuminazione delle strade, gli abbellimenti, i personaggi Praiser, la vegetazione, gli animali, le stazioni e via discorrendo, tutto quello che ci volete mettere. È un po' come andare in pizzeria, la margherita la pagate 4,50, le pizze invece più particolari le pagate anche 9,50 euro, quindi il prezzo va a raddoppiare. Comunque ragazzi, diciamo che questo plastico può avere un prezzo che oscilla diciamo di base, proprio facendogli niente partiamo dai 3.500 euro, arrivare intorno agli 8-9.000 euro. Questo ovviamente dipende, se gli eventuali compratori vorranno acquistarlo, dipende quello che gli volete mettere dentro. Se lo faccio io, sicuramente io lo farò al top, quindi farò di questo plastico veramente un capolavoro, mi voglio divertire, non lo devo fare in un giorno, quindi ho tutto il tempo, quindi non avrò questo problema, e poi pian pianino lo faremo con tutto quello che servirà. Utilizzerò tutti i materiali NOC, Faller, Praiser, quindi tutta roba diciamo commerciale di alto livello, e quindi ci divertiremo un botto. Se lo faccio io, come detto, sicuramente supereremo i 10.000 euro di impianto, perché è un bel plastichino, voglio farlo bene, gli voglio mettere tutti gli edifici, le strade, insomma voglio fare una bella cosina. Guardate ragazzi che veramente ci vuole tanto per fare questo plastico, quindi ecco perché l'altra volta vi dicevo, quelli che mi dicevano l'Hachette non avreste mai speso questa cifra, avreste speso molto meno, ma avete visto la qualità. Quindi ragazzi non mi rimane altro che dirvi grazie per avermi guardato. Questo tracciato ha un valore di 733 euro, quindi segnatevelo, fate anche voi dei calcoli, andando sui vari siti capirete da soli quello che vi sto dicendo. Ricordate che utilizzerò appunto materiale NOC sia dalla parte perché farò materiale NOC? Perché ad ogni video ci saranno dei tutorial con i vari prodotti della NOC, quindi faremo vedere i terreni, faremo vedere la vegetazione, come mettere appunto tutti gli stucchi per creare le montagne, la rete, le rocce, i laghi, l'effetto acqua, l'illuminazione, e poi la parte digitale, ci saranno tutti i sistemi di controllo digitale, ma c'è da fare un bel po' di divertimento. In più servirà anche uno Starset della scala Trix, quindi ci compreremo anche uno Starset Trix più avanti, insomma c'è da fare tanto lavoro. Bene, io direi che ci possiamo fermare qua. Vi ricordo che se c'è un compratore disposto a comprarlo mi metta nei commenti qua sotto, perché ho visto che l'altra volta ce n'erano 2 o 3 interessati, mi contattate, andiamo in privato, vi spiego come funziona ed eventualmente sono disposto a farvi dei preventivi personalizzati in base alle vostre esigenze. Con questo è tutto ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio da Build, ciao!